Ok, libro dell'Apocalisse. Allora, intanto diciamo che il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia, ok? E che solitamente l'Apocalisse è per noi sinonimo di disastro, no? Quando uno dice, mamma mia, no, è stata un'Apocalisse, no? Per dire che è stata una cosa difficoltosa, piena di disastri, eccetera. Questo libro invece scopriamo, e quindi è importante, ecco, nella conoscenza scopriamo che invece è un libro dove Dio vuole donare alle proprie creature uno svelamento. La stessa parola, l'etimologia stessa della parola Apocalisse vuol dire proprio levare il svelamento, cioè levare il velo. Se levo il velo si svela una verità e la verità è una verità di salvezza che Gesù vuole, che Dio dona e che quindi è una rivelazione di Gesù Cristo, come si legge dal primo capitolo, e che appunto Dio dona proprio per rassicurare, consolare le creature, quindi i figli, e far conoscere attraverso la storia dell'Apocalisse, attraverso questa conoscenza, che cosa ci aspetta, ma non alla fine dei tempi e basta. Sicuramente si riferisce a un tempo finale, sicuramente. Però poiché noi sappiamo che la storia si ripete, Dio ne fa dono alle proprie creature attraverso il suo linguaggio storico, la sua pedagogia, che è sempre una pedagogia di aiuto, di rivelazione, di conoscenza, di via, di luce per farci vivere sempre. Ed è sempre una pedagogia ciclica, cioè la verità è sempre ciclica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che conosciuta la storia, la nostra storia la rivediamo nella vita stessa di Gesù, in Gesù Cristo noi, i cristiani, possono ritrovare il loro circolo di vita, cioè la nostra ciclicità, ciò che ha vissuto Gesù, la storia di Gesù, ci svela il nostro percorso da figli di Dio. Quindi l'Apocalisse, benché si narri degli eventi che sicuramente aspettiamo alla fine dei tempi, ma è anche però una esplicitazione di quello che è la storia di ogni cristiano. È una storia che ci narra come va la vita cristiana, come si svolge e quindi qual è la partita in toto e qual è la storia finale della partita. Andiamo a vedere più in particolare. Intanto abbiamo detto che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, abbiamo detto che è una rivelazione di Gesù Cristo che illumina il sentiero, quindi abbiamo detto, della nostra vita. Quindi conoscendo l'Apocalisse noi cominciamo a conoscere la storia della salvezza. Ecco, in questo senso comprendiamo non solo della salvezza finale, ma della salvezza anche quotidiana, quindi dei tempi nostri, in qualsiasi epoca un po', diciamo, ma in particolare, come dice Comastri, in questa epoca dove dalle sue parole stesse si ascolta, si vede e si riconoscono la fine dei tempi. Ok. Che cosa dobbiamo conoscere quindi? Conosciamo la storia della salvezza attraverso l'Apocalisse attraverso diciamo una salvezza che va dall'inizio della caduta degli angeli, da Adamo, fino alla fine dei tempi, cioè fino al ritorno di Cristo. Dall'ascensione di Gesù fino al ritorno di Cristo. Dio rivela quindi un intervento, il suo intervento in ogni storia, quindi di ogni figlio, di ogni figlia, c'è la salvezza di Dio che scende, che interviene, scende nel senso che interviene per salvare. E attraverso l'Apocalisse noi possiamo scoprire delle tappe, perché si dice sempre, no, la storia si ripete. E allora attraverso questa rivelazione vengono rivelate le modalità, cioè si conosce attraverso appunto delle tappe, una circolarità, un fare ciclico, come Dio interviene, così che possiamo riportare nei nostri giorni, nella nostra quotidianità, nella nostra vita più personale,
l'aspettazione, cioè l'aspettativa dell'intervento di Dio, ma anche sappiamo anche noi come rivolgerci. Vediamo un attimino, non è scesa giù, ma volevo vedere. Quindi come premessa abbiamo detto, ecco, l'avevo messo qui, è una rivelazione che Dio ha donato. Quando nasce? Nel tempo della persecuzione, era l'epoca di un persecutore che era, voleva stare al posto di Dio, e siamo intorno all'81, Domiziano era l'imperatore, che ha dominato, mi sembra, dall'81 fino al 96 d.C. E pensate che voleva essere messo al posto di Dio, e quando emanava un editto, lui si annunciava voleva essere annunciato con la dicitura "Il Signore nostro Dio", che era lui. Quindi era un imperatore che voleva mettersi al posto di Dio. Se noi guardiamo l'epoca di allora, 81-96 d.C., e guardiamo l'epoca odierna, vediamo che oggi l'uomo più di Domiziano vuole mettersi al posto di Dio. Ecco perché ho detto, la storia si ripete, e attraverso la conoscenza dell'Apocalisse Dio vuole rivelarci la storia della salvezza. Quindi il suo intervento nella storia dell'uomo, di ogni uomo, ma in particolare di ogni cristiano, perché Dio ci viene a salvare, quindi l'intervento di Dio per salvarci. Quindi è una storia di consolazione. Se noi conosciamo bene, comprendiamo e siamo consolati e non più disperati. Siamo motivati ad essere cristiani, ad essere sempre più fedeli e sempre più gioiosi, perché la gioia ce la dà la certezza della salvezza. Quindi abbiamo detto, Comastri illustra benissimo dicendo che la storia ci insegna che i vincitori non sono i persecutori, ma i martiri. Sembra che i martiri, no? Sembra che Gesù muore, ma in realtà risorge. E così la storia di tutti i santi. Sembra, sicuramente soffrono la persecuzione, sicuramente soffrono anche il martirio, molti santi meravigliosi che hanno tracciato il percorso cristiano, ma sono anche poi divenuti i santi, quindi coloro che hanno illuminato la via. Quindi è un libro di consolazione. Dio assicura che il bene sarà perseguitato e soffrirà, però il bene ha già vinto, perché ha vinto Gesù. E noi nella Divina Volontà sappiamo anche che la nostra storia, che è contenuta nella storia di Gesù, Gesù ha vissuto già tutte le nostre tappe, tutti i nostri atti, tutte le nostre sofferenze, ma anche tutte le nostre rinascite, la nostra vittoria, la nostra riparazione e santificazione. Quindi quanto più questo libro ci sembrerà adesso semplice e digeribile. Gesù preannuncia, quindi nel Vangelo leggiamo, un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Però, cos'altro ci dice? Ci dice: abbiate fiducia in me. Vi ho detto queste cose perché abbiate fiducia in me. Avrete tribolazioni nella vita, ma io ho vinto il mondo. E noi con Gesù sappiamo che la nostra vita, appunto, tutta in Gesù, ha già vinto, e quindi noi con lo sconto, diciamo così, del dono dei doni, nel senso con la vita nella divina volontà, noi abbiamo un'accelerazione di grazia, possiamo avere, se accettiamo, se pronunciamo il nostro fiat continuamente, in un atto continuo, come vuole Gesù, vedremo che la nostra vita avrà veramente tutta l'impronta della divinità. Ecco, io sono con voi tutti i giorni. Questa è la promessa di Gesù, e quindi con questa premessa noi andiamo a leggere. Chi è l'autore dell'Apocalisse? È Giovanni. In realtà non si sa con precisione, però molti autori vedono Giovanni l'Apostolo, ok? Quindi Giovanni si trova nell'isola di Patmos, ed è lì perché a causa del Signore, perché a causa del suo amore per Dio, viene messo in esilio, ok? E in questa isola, dice, nel giorno del Signore, quindi di domenica, ma di più della Pasqua,
Giovanni sente una voce e vive una rivelazione. Prima di addentrarci, vediamo però, perché poi andiamo nella lettura, abbiamo detto perché è doveroso come cristiani leggere, non solo ascoltare delle catechesi, di passaggi, no, magari di riflessione, ma è proprio doveroso, e andiamo a vedere anche poi con le giuste, diciamo così, lenti di ingrandimento, no? Date dai nostri grandi sacerdoti, è giusto a inoltrarsi, e possiamo farlo, come ci dice Gesù, come ci dice Dio, l'uomo è capace della conoscenza di Dio, quindi ci possiamo disporre. Allora andiamo a vedere qualche lente di ingrandimento. Il linguaggio apocalittico è un linguaggio simbolico. I simboli sono praticamente una, diciamo così, un'accortezza, una delicatezza del linguaggio di Dio verso le creature, perché la verità, dice Comastri, non è mai sfacciata, cioè la verità, quante volte abbiamo letto nel libro di cielo, no? Che Gesù è il simbolo di Gesù è il sole, no? E il sole divino porta la luce, però Gesù dice questa luce io ve la voglio dare a goccia, quindi piano piano, abituando anche i nervi dell'occhio ad assorbire tanta luce, no? Perché se noi vogliamo guardare tutto insieme la verità, se noi vogliamo guardare l'occhio con l'occhio nudo, con occhio nudo il sole, noi si rimarrebbe, se volessimo guardarlo, si rimarrebbe accecati, ok? Perché? Perché la luce è tanta, così la verità data tutta insieme potrebbe dare un senso di girocapo, cioè non potrebbe essere assorbita, vista, accettata. E allora ecco l'uso del simbolo, che è una protezione, è una delicatezza pedagogica. La verità, dice Comastri, non è mai sfacciata, quindi è delicata e si serve appunto del simbolo proprio per dare un significato. Però dice anche un'altra cosa molto bella, è anche però una provocazione dell'intelligenza. E guardate, è stupenda questa frase di Comastri, perché provocazione dell'intelligenza, perché noi siamo chiamati a usare i talenti. E noi sappiamo che l'intelligenza, la memoria e la volontà sono le tre potenze dell'anima, e quindi siamo chiamati alla lettura, siamo chiamati alla conoscenza, e il simbolo provoca un po' quell'immagine e richiama poi il significato, no? Il simbolo rappresenta un'immagine, però poi rappresenta un significato. Quindi l'intelligenza deve un po' sforzarsi, e questo è importante perché sappiamo che Dio ci dona tutto, tutta la grazia, tutta la sapienza, la scienza, l'intelletto, ma poiché ci ha già donato dei talenti, vuole la nostra partecipazione, e quindi vuole che noi usiamo anche questi tratti, ok? Questi 10 denari, no? Per ritornare al simbolo delle parabole, no? Ecco, dobbiamo usare le nostre capacità per dimostrare a Dio il nostro cuore, la nostra scelta, il nostro amore. Allora ecco che il linguaggio simbolico, troviamo diversi simboli, troviamo i numeri nel linguaggio apocalittico, troviamo i colori, troviamo gli animali, diciamo qualche esempio, poi via via che leggeremo andremo a esplicare. I numeri, per esempio, e mettiamo un po' là. Il numero 3 è il numero della perfezione, ok? Non è a caso, no? La Santissima Trinità, e quindi 3, perfezione. Il numero 7, anch'esso, è il numero della perfezione. Poi andremo a vedere i particolari più avanti. La totalità comunque, ok? Il numero quindi 6, 7 meno 1, quindi la perfezione, meno 1 che è il numero Dio, Dio 1 e trino, quindi l'uno anche si dice per indicare Dio, quindi 6 e 7 meno 1 è l'imperfezione, dove 6, 6, 6 sappiamo che è la massima imperfezione. Numero 4 è un numero che sta a indicare il mondo, il cosmo, i 4 punti cardinali, i 4 elementi, aria, acqua, terra e fuoco.
Il numero 10 sta a indicare invece simbolicamente è quantità limitata. Il numero 12 invece è un numero anche questo che indica perfezione, i 12 apostoli, le 12 tribù di Israele. Il numero 1000, che è un numero che sta a indicare diciamo una misura smisurata, cioè senza fine. E questi, quindi qui ci fermiamo, poi lo rivedremo quando andremo a incontrare i numeri nell'Apocalisse, va bene? Diciamo anche un altro particolare, 3 misure e mezzo, se abbiamo detto che 3 è la perfezione e se leggiamo 3 misure e mezzo comprendiamo che è quasi la perfezione o perlomeno un'imperfezione, perché 3 e mezzo c'è una rottura, no? Diciamo così. I colori. I colori anche qui sono ricchi di simbologia e per conoscere, per comprendere, quindi e riflettere sulla rivelazione, sullo svelamento che ci porta all'Apocalisse, dobbiamo conoscere queste simbologie. Il bianco è il simbolo del divino, però poi andiamo a vedere i particolari, quindi non è che sempre bianco uguale, bisogna vedere poi i particolari, se ci sono i numeri, se ci sono anche affiancate altre particolarità. Il nero solitamente è il simbolo della morte, il rosso è il simbolo della lussuria, eccetera, eccetera. Gli animali, sappiamo per eccellenza l'agnello è il simbolo di Gesù. L'agnello sgozzato è il sacrificio di Gesù. Il drago, per opposto, è il nemico. Il drago rosso, oppure sempre nell'Apocalisse troveremo il drago a 7 teste e 10 corna. Vedete che drago è il simbolo del nemico, però ha 7 teste e uno potrebbe pensare, ma 7 è il numero di perfezione. Sì, però è 10 corna che sta a indicare 10 quantità non diciamo limitata, ok? Quindi sta a significare un drago con 7 teste e 10 corna, che è una figura di scimmiottamento di Dio, perché il demonio scimmiotta Dio. Quindi bisogna conoscere un po' i simboli e poi vedere, diciamo così, gli accozzamenti per capire la traduzione, no? della simbologia. Ci sono per esempio nell'Apocalisse i cavalli, un altro animale, e i cavalli, quindi attenzione a questa simbologia, i cavalli dell'Apocalisse sono la rappresentazione dei poteri che imperversano la storia. Quindi vedremo il cavallo bianco, il cavallo rosso, il cavallo verdastro, ma sono, ripeto, simboleggiano i poteri che imperversano, quindi che disturbano la storia, che disturbano forse, diciamo che travolgono la storia. E poi quindi andremo a vedere, perché per esempio il cavallo bianco si potrebbe pensare bianco simbolo di divino, il cavallo potere e cavallo bianco potere, sì, sembrerebbe così, però poi non è così, perché il cavallo bianco vedremo poi quando andremo a leggere sicuramente la prossima volta, perché stasera non ce la faremo, vedremo invece che simbolo è, cioè che potere rappresenta, perché stiamo sempre parlando di uno svelamento e di un contrasto alla storia che Dio aveva programmato per noi, che era una storia di amore. Poi invece l'umano volere si è allontanato e allora è entrato tutto un potere nemico. Però l'Apocalisse ci svela l'intervento di Dio nella storia dell'umano volere che si è opposto al progetto d'amore di Dio, e quindi l'intervento di Dio che salva. Quindi mentre l'Apocalisse è una storia di consolazione, di salvezza, dell'intervento di Dio per gli uomini, la fine infatti narra la festa dei redenti, la festa dei credenti, e andiamo però anche a vedere che questa storia di consolazione non è riferita, come ho detto all'inizio, non è riferita solo a una temporalità specifica finale, ma una storia dell'uomo, alla storia della Chiesa nell'uomo, perché la storia della Chiesa, ma in ogni storia di uomo.
Ditemi se è chiaro fino a qui. Con un semplice... Molto chiaro, grazie. Sì, Ok. chiaro. Allora, leggiamo subito il capitolo 1. Chiedo Daniela se puoi leggere, così cambiamo un attimo voce Sì, e poi eventualmente, grazie. rivelazione di Gesù, da qui, vero? Sì, capitolo Rivelazione di Gesù Cristo che gli fu data da Dio affinché mostrasse ai suoi servi le cose che debbono accadere fra breve e che gli comunicò con l'invio del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo secondo quanto vide. Beato colui che leggerà e quelli che ascolteranno la parola di questa profezia e metteranno in pratica ciò che essa è scritto. Sì, Allora, stai leggendo... io la Bibbia. Ecco, allora no, perché ho bisogno di seguire quello che ho condiviso. Allora, rivelazione di Gesù Cristo al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Questo tra breve sta appunto ad indicare proprio il fatto che in ogni storia, la Chiesa, in ogni storia umana. Egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Giovanni abbiamo detto quindi che è lo scrittore, ma l'autore è lo Spirito Santo, anche se non è chiaro se Giovanni è veramente l'apostolo di Gesù, però sappiamo comunque che l'autore vero è lo Spirito Santo che ispira lo scrittore, va bene? Il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Ecco, attenzione, anche qui ci riporta subito la consolazione di questo dovere che stiamo attuando, no? Che stiamo leggendo, perché noi dobbiamo leggere, Dio ci dona e il non leggere, il non conoscere è una posizione opposta all'amore di Dio, in contraddizione a quello che Dio vuole donare, no? Dio ha preparato il banchetto e noi non andiamo a nozze, è questo. Quindi beato chi legge, ma di più beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono. Dice Comastri, conoscere e non vivere è inutile. Aggiungerei quasi peggio. Sarebbe meglio non conoscere allora se non vogliamo, perché è un'offesa a Dio, no? Quindi beati coloro che ascoltano e beati coloro di più che custodiscono, cioè che vogliono mettere in pratica, che vogliono far vita propria la rivelazione di Dio. Le cose che vi sono scritte. Il tempo infatti è vicino. Attenzione. Le cose che dovranno accadere, vediamo qui, lo spostiamo, le cose che dovranno accadere tra breve e di sotto, appena qualche rigo di sotto, il tempo infatti è vicino. Quindi se è un sottolineare la brevità che sta appunto a indicare che dentro la nostra vita c'è sempre la storia che Dio ci rivela. Quindi non è l'Apocalisse solo per chi poi, vabbè, va a vedere poi chi sarà, no, assolutamente, è la nostra storia. Ma andiamo a vedere un'altra cosa in questa frase. Parla di profezia. E allora qualcuno può stupire, dice, ma è una profezia, in che senso? Che vuol dire profezia? L'attenzione alla comprensione ci porta a una riflessione ravvicinata, no? Cioè attenta. Profezia, di solito, noi abbiamo una fantasia, come abbiamo detto all'inizio, pensiamo a Apocalisse come un disastro, no? Un'Apocalisse, c'è una cosa, mamma mia, difficile, disastrosa. Così, profezia, ci facciamo la fantasia un po', no, di una previsione magica, per capirsi. Mentre profezia, sottolinea Monsignor Comastri, è invece una lettura del futuro, quindi di ciò che accadrà, ma sulla base della conoscenza del presente. Se noi leggiamo i fatti, sicuramente conoscendo la storia che Dio rivela, ha rivelato, noi guardando i fatti odierni ci sappiamo regolare. Cosa dice Gesù?
di non essere ipocriti. Sapete riconoscere le nuvole quando c'è il maltempo, guardando il cielo, in base alle nuvole, il moto dei venti, no? Se ci sarà e non sapete riconoscere. E chiama ipocriti chi non riconosce. Quindi è importante conoscere per essere a giorno ed essere figli fedeli a quello che è gli avvertimenti, la comprensione delle epoche. È vero che non è dato di sapere l'ora e il giorno, e questo che cosa ci dice? Che non dobbiamo essere, diciamo, curiosi oppure motivati solo dai particolari e solo per interesse personale, ma dobbiamo essere invece dei fedeli cristiani che sanno stare nella vita in Dio e nell'epoca della sua chiamata, ok? Qualunque essa sia. Giovanni alle 7 chiese, quindi abbiamo detto, libro profetico che ci rivela ciò che dovrà accadere a partire però dalla conoscenza dei fatti di oggi. Quindi abbiamo detto, nell'epoca di Domiziano e che era un persecutore, no? Quindi era un idolatra di se stesso. Ma oggi noi vediamo che questo stesso atteggiamento è nei potenti che governano il mondo di oggi. E quindi che siamo in un riflesso simile, forse maggiorato, di quest'epoca odierna. Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia. Alle 7 chiese, qui comincia il numero, cominciamo a vedere il numero, 7 chiese che sono in Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra. Chi è? È Gesù, colui che è, che era e che viene. Il tempo di Dio è un tempo sempre eterno, è un tempo sempre presente, colui che è, che era e che viene. E dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono. Chi sono i 7 spiriti? I 7 doni dello Spirito Santo. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, cioè il verbo umanato che è morto, ma che è risorto, e il sovrano dei re della terra, il re dei re. Quindi Giovanni alle 7 chiese, chi sono i destinatari? Le 7 chiese. Chi sono le 7 chiese? Qui si legge le 7 chiese che sono in Asia, ma 7 numero simbolico si riferisce alla totalità, alla perfezione. Quindi l'Apocalisse, lo scritto che Dio rivela per mezzo di Giovanni, si riferisce alla Chiesa tutta. Chi è Chiesa? Chi si sente anche Chiesa? Vuol dire che si riferisce anche a noi, ai cristiani, a coloro che, definendosi cristiani, desiderando di essere cristiani, devono conoscere la verità. La verità rivelata deve essere accolta. Quindi Giovanni a noi, alla Chiesa, alle 7 chiese. Grazie alle 7, ripeto, è un numero simbolico perché prende di riferimento le 7 chiese in Asia, perché poi nella rivelazione andremo a vedere quelle 7 tipologie di accoramento, diciamo così, di Gesù, cioè di rieducazione, di affermazione rieducativa che Gesù farà. I 7 punti. Colui, quindi abbiamo detto chi è che parla, è Gesù Cristo, colui che è, che era, che viene, e qui si vede la carta d'identità, no? E dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo il testimone, quindi è Dio, colui che è, e da Gesù Cristo il testimone fedele, quindi il verbo umanato, che è morto e risorto. A colui, attenzione, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza dei secoli dei secoli. Amen. Giovanni parla di Gesù, parla di Dio, parla di Gesù, si riempie il cuore. E come tocca come la parola viene a toccare, esce dal cuore, ecco meglio dire, si infervora e comincia la sua lode.
Ecco viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Ecco, viene quindi la lode, a lui la gloria e la potenza dei secoli, e poi l'esclamazione di ciò che è la visione. Ok? Colui che viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Questo sì, amen, è pronunciato da lui, ma viene a essere pronunciato anche per noi lettori, e non solo lettori, ma noi credenti. Sì, ci credo, quello l'ho scritto io tra parentesi, per essere nell'atto presente. Insieme a Giovanni pronunciamo il nostro sì, fiat, gloria a Gesù. Ora, dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Questo è ripetuto, l'abbiamo visto già, adesso già per la seconda volta. Colui che è, che era e che viene. Questo che viene è implicito perché è presente, è sempre presente, è sempre vivo nella nostra storia. Sarò con voi ogni giorno, ed è vivo, e noi nella Divina Volontà sentiamo con fervore questa parola, perché siamo anche noi nell'abbracciare, nell'accoglienza, nella volontà fusi, e quindi che viene, che è presente, l'Onnipotente. E sì, viene da dire, sì, fiat, lo voglio, sì, fiat, ci credo. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Quindi abbiamo già detto questo, e adesso proprio nella lettura, ecco, vediamo, è esiliato, messo in castigo perché ha testimoniato Gesù, sta quindi nel suo offertorio, nel suo sacrificio, e invece viene graziato dalla luce di Dio. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Queste 7 chiese, che abbiamo detto sono le città dell'Asia, Turchia oggi, ma 7 chiese abbiamo detto, quindi in riferimento alla Chiesa tutta. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi 7 candelabri d'oro, ancora 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Quindi sta parlando della visione di Gesù. E sempre 7 è il numero della perfezione, che appunto circonda come candelabri, quindi le 7, la luce, candelabri d'oro, in mezzo ai candelabri uno simile, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro, e l'abito sacerdotale. E i capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come la neve. Ecco, anche qui c'è una simbologia, e non è che Gesù ha i capelli bianchi, ma il bianco abbiamo detto che è un simbolo del divino, e quindi capelli candidi, come candido e puro è Gesù, e bianchi nel senso di divino. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Quindi si descrive l'onnipotenza, no? Giovanni descrive l'onnipotenza della visione di Gesù, che ha l'aspetto di bronzo, di fiamma di fuoco, quindi è luce, si capisce che è luce.
La sua voce era simile al fragore di grandi acque, quindi risuonante, no? Teneva nella sua destra 7 stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Che cosa vuol dire la spada affilata? È la verità, la sua verità che non fa comodo a tutti, per cui affilata a doppio taglio, per chi è salvezza e per chi è giudizio. Per questo è una spada e per questo ha un doppio taglio. Il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza, quindi una bellezza e una luce, no? Che il sole dà luce, dà calore, dà fecondità, quindi il sole come simbolo del suo aspetto. Allora appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, scusate, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. La descrizione di Giovanni che cade come morto è semplicemente la fragilità dell'uomo che davanti a Dio può solo stare svenuto, ok? Ma la bellezza dell'amore e della misericordia di Gesù, posando su di me la sua destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Quindi sono colui che comanda. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Questo seguito lo vediamo nella storia, ripetiamo, della salvezza di tutte le epoche, ma in particolare in riferimento a quello che poi è la fine dei tempi. Il senso nascosto delle 7 stelle che hai visto, dice Gesù, alla mia destra, e dei 7 candelabri d'oro è questo. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Quindi le verità, e perché candelabri? Perché appunto portano la luce della verità. Ok? Quindi una cosa importante che ho annotato qui e che appunto Comastri ripete, noi prendiamo la storia della salvezza come qualcosa che è accaduto, per cui non curiamo e non ce ne preoccupiamo, mentre invece il cristiano, quello fedele, quello diciamo vivo, ok, non dormiente, è il cristiano che partecipa costantemente, che svolge costantemente il compito di fedele, cioè di figlio che ama e che partecipa all'amore, che conosce e che quindi partecipa alla conoscenza, all'amore e alla sua crescita, porta il suo contributo, perché si dispone, poi fa tutto Dio. Noi infatti siamo in continua conversione, non dobbiamo pensare, la salvezza c'è stata, ok, me la prendo e quando sarà, adesso faccio la mia strada, la mia libertà, non è così. Noi siamo chiamati a conoscere per una conversione continua di noi stessi e in responsabilità di unità con gli altri, perché siamo legati l'uno con l'altro. E quindi dobbiamo comprendere che Dio ci chiama a un divenire quotidiano, ecco io ho scritto giorno per giorno, a un impegno, a una scelta, a una cura e una partecipazione. Allora leggiamo questo secondo capitolo e poi ci fermiamo. Ora abbiamo detto che le chiese sono 7. Cominciamo da Efeso. All'angelo della chiesa che è a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Conosco le tue opere. Ora noi abbiamo capito che per ogni città dobbiamo comprendere che si rivolge a una tipologia di comunità, ok? Di cristiani, va bene? Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua perseveranza. Quindi qui c'è una lode, no? Per questa tipologia, per cui non puoi sopportare i cattivi.
Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Quindi è un grande elogio. Quindi mettiamo anche questo in giallo. Ho però da rimproverarti. Ecco, e qui però c'è l'aggiusto. Dio ama i figli, quindi li elogia quando c'è da elogiare, ma li rimprovera, cioè li rieduca, perché, dice Gesù, io rimprovero chi amo, perché lo voglio sano. Quindi prendiamo il rimprovero come un atto di amore, di rieducazione, e nella riflessione di quello che andiamo a leggere noi esaminiamo, abbiamo letto prima che siamo in continuo divenire e che l'Apocalisse non è un racconto di qualcosa che arriverà quando non ci saremo, quando chissà quando, e che a noi non ci interessa, ma è un'opera di conoscenza, di rivelazione che possiamo abbracciare per rieducarci e per comprendere la nostra storia personale e poi in generale. Ok, di nuovo premesso questo, andiamo a vedere l'atto rieducativo. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Quindi, prima Efeso era una cittadina, una comunità più amante, poi evidentemente si è freddata. Ricorda dunque da dove sei caduto. Quante volte noi siamo magari, no, nel cammino, però vedendo poi delle cadute, no, delle persone, insomma, dei comportamenti spiacevoli, eccetera, ci facciamo un po' più in là. E invece di rimanere più fedeli, più accorati, anche più misericordiosi, caritatevoli e misericordiosi, diventiamo dei piccoli giudici. Per cui ci freddiamo, oppure dei piccoli, come si può, tiepidi, ecco, mi veniva, che è una cosa, non mi veniva perché veramente è tristissima. Gesù non, non afferma una parola molto triste, no? E comunque sia, la tiepidezza, ecco, è molto brutta. Quindi ho da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. E allora non cadiamo, questi insegnamenti ci devono rendere subito corrispondenti, subito in atto di aggiustarci. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Quindi noi dobbiamo, se siamo veri cristiani, dobbiamo rimanere nell'amore, e più croci, più prove abbiamo e più dobbiamo rimanere abbracciati a Gesù. Come ci dice lui stesso nel libro di Cielo, invece di venire da me, vanno a cercare nuove consolazioni, no? Anche il libro delle 24 ore. Invece Gesù ci chiama sempre a Lui. E il vero fedele si rivolge a Gesù, sempre. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto, quindi gli leva la luce. In verità vi dico, a chi poco è stato dato sarà tolto anche quello. Questo vuol dire che quello che è stato dato, se non viene, è la parabola dei 10 talenti, si può dire anche, no? Servo, quando il servo impaurito nasconde i 10 denari e dice sapevo che sei un padrone che raccoglie dove non ha mietuto e ho nascosto, ho avuto paura e ho nascosto. E cosa risponde? E il padrone dice servo infedele, sapevi questo e non hai fatto fruttare il mio denaro. Quindi, e qui infatti dice se non ti convertirai verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal tuo posto. Quindi Gesù ci chiama a una conversione laddove ci siamo freddati, subito. Tuttavia hai questo di buono, consolazione. Tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Quindi la vita eterna, la divina volontà. Gesù loda chi ama, ma corregge anche perché si è raffreddato, e questo è l'insegnamento. Alla fine di ogni capitolino ho messo l'insegnamento. Vediamo questo, poi ci fermiamo. All'angelo della chiesa che è a Smirne scrivi:
Così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco. E la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Gesù sta dicendo a questa comunità di cristiani che anche se ci sono le prove e anche se la prova porterà a una tribolazione o una morte, il vero cristiano è chiamato alla fedeltà, eppure sei ricco. Sii fedele fino alla morte, ecco, l'avevo anche sottolineato, non lo trovavo, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita, però fino alla morte, cioè laddove c'è una tribolazione, una prova che conduce che conduce alla morte, non alla risoluzione, e anche quella è una grazia che però il vero cristiano sa che porterà alla vittoria. Non sarà colpito dalla seconda morte, anche se si muore, si vince. Allora, facciamo anche Pergamo, così ne facciamo 3 su 7. All'angelo della chiesa che è a Pergamo scrive: così parla colui che ha la spada affilata a 2 tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città. Fu messo a morte nella vostra città dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Quindi sono tutte comunità cristiane dove però c'è un aggiusto, un rimprovero che è un aggiusto, un atto di amore e di rieducazione. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te ai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Si sta parlando di idolatria. In questa città i cristiani hanno preso, diciamo così, una ventata di quelle che sono le pratiche magiche idolatre e assomiglia molto all'epoca di oggi. Per cui c'è molta superficialità, c'è molta scelta di altre, che è una cosa assurda, perché appunto Comasti fa un'affermazione stupenda, dice: in onore della intelligenza si tralascia la fede in nome dell'intelligenza che non può andare dietro alle cose della fede, e poi si offende lo stesso talento intellettivo, quindi la stessa intelligenza, andando dietro alle magie, alle idolatrie, alle stregonerie. Cioè non si crede a Dio e poi si crede a delle pratiche idolatre. Così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te, combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. E orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca. Bianca è il simbolo del divino, sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Cioè Gesù sta dicendo: se vi convertirete io vi darò la vita divina e il vostro nome sarà scritto nei cieli. Allora, facciamo piccolissimo resoconto e poi faremo magari a Dio piacendo anche altra volta. Allora abbiamo detto che il libro dell'Apocalisse è un libro scritto da Giovanni,
si pensa l'Apostolo, che è in stato di esilio sull'isola di Patmos, nel giorno del Signore, quindi di domenica, e della domenica di Pasqua, e che l'autore è lo Spirito Santo, è Dio, Gesù e lo Spirito Santo, e questa rivelazione è una rivelazione profetica, dove profezia vuol dire rivelazione di ciò che dalla lettura delle conoscenze degli fatti si deduce, conoscendo la storia della Chiesa, la storia di Gesù Cristo, si deduce ciò che accadrà, con la certezza che la storia della Chiesa ha un fine di salvezza. Dio rivela nell'Apocalisse la storia dei redenti, la storia della salvezza dei redenti. Quindi l'Apocalisse è una storia consolante per tutti i cristiani, da rapportare alla vita personale di ognuno e in generale, e poi a quella della fine dei tempi. Per cui, conoscendo l'Apocalisse, conosciamo l'amore di Dio che ama, che guida, che corregge, come andremo a vedere finendo la scrittura alle 7 chiese, quindi a tutta la Chiesa, che corregge, che rieduca per salvare e per coronare anche, no, i figli suoi. Il linguaggio è un linguaggio simbolico che ogni volta andremo poi a specificare, per cui ci sono dei numeri, dei colori, degli animali, e che questi numeri, colori e animali vengono usati continuamente per avvalorare la potenza di Dio e il fare scimmiottante del nemico. Ok, ci fermiamo qui e facciamo un nostro atto per chiudere. Vogliamo, nell'atto di fusione, vogliamo ringraziarti, a te mamma, a te Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, tutto rimettiamo nel cuore immacolato di Maria e tutto riportiamo a te, Padre. E questa nuova conoscenza che ci stai donando, ti chiediamo di scrivere tutta la verità che ci vuoi donare nel cuore di ognuno, perché queste semplici parole che ci hai donato, che hai messo sulle mie labbra stasera, facciano invece una via di verità e di grazia, di conoscenza e di rieducazione dentro ognuno di noi, per farci santi e santi nella divina volontà. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con la tua divina volontà ti amiamo, ti adoriamo e ti ringraziamo e ti chiamiamo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dio Padre Onnipotente, Gesù e Spirito Santo, per la maggior gloria della Santissima Trinità e il nostro unico bene. Fiat. Ecco carissimi, vi chiedo un piccolo